Sono una grande chiacchierona. Mi piace parlare, soprattutto con le persone che non conosco e a volte mi capita che mi trovo a fare delle lunghe conversazioni con le persone che io contatto per motivi assolutamente fuori dall'amicizia e fuori dalla chiacchiera. Mi ricordo una volta che avevo contattato i call center di una, non mi ricordo se era elettricità o telefono, comunque dovevo discutere o di una bolletta che non mi era arrivata oppure di un pagamento che non era arrivato a loro. E così tra una chiacchiera e l'altra la persona addetta al call center, che era un giovane ragazzo, mi aveva chiesto ma che fa, che non fa, e io mi ero messa a raccontare che stavo preparando la domanda per, boh, mi ricordo, forse un finanziamento per una cosa artistica, un podcast. E lui mi aveva chiesto ma cosa sono i podcast, io mi ero messa a spiegare, e poi lui di sua spontanea volontà mi aveva detto che anche a lui sarebbe piaciuto seguire i suoi sogni e così aveva buttato lì senza nessun preavviso il fatto, sai, io sono appena uscito di prigione, boom, e io ero rimasta abbastanza colpita perché l'aveva detto nel modo più naturale possibile e io sono una gran chiacchierona, però mi sembrava brutto chiedere, che è la prima cosa che viene in mente quando una persona dice sono stato in prigione e non è che mi sia capitato tantissime volte, il più delle volte so perché le persone che conosco, soprattutto del mio quartiere quando ero ragazzina, finivano in prigione. Però se capita che una persona appena conosciuta dice sono appena uscito di prigione, la prima domanda che verrebbe da fare, quella che abbiamo imparato non si dovrebbe mai fare, è perché sei finito in prigione? Ecco, io all'epoca mi ricordo trattenni la mia curiosità, per cui ancora oggi non so perché questo giovane e simpatico ragazzo fosse finito in prigione. Spero per qualcosa di, boh, che aveva rubato soldi o che avesse cercato di imbrogliare qualcuno e non per crimini violenti. Questa mania di fare le chiacchiere con le persone con le quali interloquisco per tutt'altro motivo che per amicizia mi rimane e infatti non tantissimi giorni fa mi è capitato di chiacchierare via email con una persona per una cosa che non c'entra niente con l'amicizia, per una cosa burocratica e con questa persona abbiamo cominciato a scambiarci dettagli anche privati della nostra vita. La cosa è assolutamente divertente anche perché questa persona ha avuto evidentemente una vita super interessante e da bambina vi dico solo che giocava col figlio di Walter Matthau. Sì, me l'ha buttata così, così, fulmine a ciel sereno. È una persona simpaticissima e secondo me stiamo pure diventando amiche perché le email diventano sempre più lunghe e sempre più personali.